Ciao a tutti, benvenuti su Nascent Skate. Io sono Ale Asso, lei è Tempesta e oggi vi parlo del mio nuovo skate, la Loaded Davis Sama. Primissimo skate che mi sono comprato l'ho trovato all'Interspar in offerta a 30 euro. Ancora non sapevo che avrei cominciato con lo skateboard, però ho visto questa pintail dalla grafica bellissima, la forma accattivante, a pochi soldi non ho saputo resistere. Mi è rimasto in garage per un paio d'anni, finché l'anno scorso, quando è arrivato il Covid, ero senza lavoro ed ero fermo a Raclea Mare per mesi, mi sono deciso a lanciarmi. Quella tavola è bastata solo per dare le prime spinte. Dopo una settimana avevo già bisogno di cambiarla perché la qualità dei pezzi era veramente scadente. Sono andato nel mio negozio di snowboard di fiducia, che anche se non è specializzato in skate, ne aveva qualcuno. E ho comprato quella che più mi ispirava, che è questa Cruise da 37 pollici, che ha una forma da cruiser ma una dimensione da longboard, con ruote a 70 mm molto morbide, che è stata perfetta per cominciare a prendere sul serio lo skateboard, e mi ha permesso di andare in giro ovunque e di innamorarmi di questa disciplina. Adesso, dopo un anno abbondante che ci vado, avevo bisogno di qualcosa di più tecnico e di più eclettico, e dopo varie ricerche su internet mi sono deciso a comprare questa Loaded Dervish Sama da oltre 300 euro, che adesso vi descrivo in dettaglio. È una tavola drop through, che significa che ha gli attacchi montati attraverso il deck, con la costruzione in bambù con inserti di fibra di vetro che la rendono molto flessibile. È lunga 42,8 pollici, che sono 109 cm, larga 9 pollici, che sono 22,9 cm, che sono abbastanza comodi per tenere il piede bello stabile nel mezzo, ed è abbastanza lunga per permettere i primi passi di dancing e fare delle curve belle intense. Ha un profilo camber, che vuol dire che ha una forma leggermente a ponte, e un concave medio, lo percepisci bene che tieni i piedi in posizione quando devi fare delle curve, però non è fastidioso quando cominci a farci passi sopra. Ha una forma simmetrica, è uguale da entrambi i lati, con kicktail leggermente rialzati, che sono perfetti per provare a intraprendere il freestyle. Dal sito da cui l'ho comprata me l'hanno mandata con track Paris V2 e ruote Orangutan in hit da 75 mm 80A, che sono enormi. Viene fatta in tre flex 1 che consigliano un range di peso dai 75 ai 122 kg, il flex 2, che è questa, che è consigliata tra i 45 e gli 84 kg, e il flex 3 tra i 35 e i 68 kg. Penso che il flex che avrei preferito sarebbe stato il 3, ma non riuscivo a trovarlo nei vari siti, perché io nel flex 2 rientro a metà del range, nel flex 3 sarei stato nella fascia alta, quindi avrei avuto una tavola per me, per il mio peso, molto più flessibile. Appena l'ho provata su strada me ne sono subito innamorato. Ha un feeling così godurioso e così rimbalzoso che è una gran figata andarci sopra. È veloce, è stabile, è perfetta per muoversi in città perché ti permette di fare lunghe distanze. Se prendi bene il ritmo col pumping, anche 500-600 metri senza dover spingere un'altra volta, e si muove molto agilmente tra i diversi scenari. Passa sopra ogni tipo di asfalto, sopra ogni buca, grande ste ruote giganti, e i track di qualità appunto permettono di fare anche angoli un po' più stretti. Le dimensioni non sono per niente troppo grandi anche per essere trasportata. Quando entro nei negozi la attacco nella bretella dello zaino
e mi scende lungo la gamba senza dover attaccare a terra ed è abbastanza agile da muoversi anche dentro i negozi. Ti dà una sensazione però che è proprio di uno snowboard su ruote, tant'è che mi è venuta subito voglia di cominciare a imparare dancing, cioè muovere passi sulla tavola, e freestyle, che sono i trick in cui le ruote si staccano da terra. Diciamo che per il dancing è perfetta così com'è. Per il freestyle serve qualche accorgimento, perché i kicktail ci sono ma non sono una tavola da freestyle, quindi sono un po' più piccoli e fa un po' più fatica a fare leva. Con queste ruote non è per niente consigliabile. Infatti ho provato a mettere le ruote dell'altro skate, che sono più piccole e più leggere, e già mi sono trovato molto meglio, ho cominciato a poter fare i primi trick. Un'altra cosa che ho fatto è stato comprare su Amazon questi tailguard di protezione da mettere in cima al kicktail, in modo da quando la sbatte per terra di non rovinarsi subito, visto quello che l'ho pagata. Vediamo adesso nello specifico questo mio setup. Questo è un Flex 2, che per me è un flex medio, in quanto con i 60 kg rientro proprio nella metà del range di peso che loro consigliano. Se avessi preso un Flex 3 sarei stato nella fascia alta e avrei avuto una tavola molto più morbida, più flessibile, che forse sarebbe stato ideale per un pumping ancora più deciso, però avrebbe compromesso il freestyle. Con questo flex medio è perfetto per i diversi usi che se ne possono fare. È abbastanza flessibile per fare un pumping di buona qualità, per fare anche buona distanza, e non è troppo flessibile per fare alzare la tavola, per farla rigirare e promuovere i primi trick. Certo, per il freestyle bisogna cambiare ruote. Queste sono queste da 75 mm con una superficie di contatto col terreno molto larga. Sono perfette per il cruising, per andare in giro e per fare il pumping, perché ripartiscono molto bene l'energia sulla strada e passano sopra qualsiasi tipo di asfalto. Per fare i primi trick ho montato le ruote dell'altro skate, che sono 5 mm più piccole di diametro, ma sono molto più piccole di superficie di contatto e molto più leggere. Con queste ho potuto provare a riuscire a alzare la tavola, cosa che con queste ruote grandi era praticamente impossibile. In conclusione posso dire di essere veramente esaltato da questo acquisto. Vale ogni centesimo dei soldi spesi, la qualità è veramente super ed è molto polivalente. Certo, se è la vostra prima tavola, non siete mai andati skate prima d'ora, non vi consiglio di spendere una cifra così importante, ma piuttosto di prendere qualcosa su un centinaio di euro come questa, che ha una qualità decente, una forma senza pretese e una grafica decisamente carina, che va benissimo per il primo anno, per imparare e cominciare a esplorare lo skate e capire cosa vi piace di più. Se invece avete già le idee più chiare sul tipo di tavola che volete, se state cercando una drop through di qualità su cui poter esplorare non solo del carving da un feeling straordinario, ma anche poter fare i primi passi di dancing e i primi trick di freestyle, questa è veramente la tavola ideale. Adesso, qualsiasi sia il vostro stato, il vostro livello, la cosa comunque importante è prendere uno skate e darci dentro. Let's skate!